Vista con questa angolazione probabilmente agli occhi meno esperti potrebbe sembrare un Audi Q7, in realtà qui abbiamo Q8, le dimensioni sono più o meno le stesse, abbiamo sempre una vettura da 4,99 m di lunghezza con delle credenziali da SUV barra fuoristrada a seconda dell'utilizzo che ne vogliate fare. Noi l'abbiamo anche gettata in fuoristrada e vado subito a svelarvi un particolare di questa prova. Davanti a me piace moltissimo, se non per questa cornice che è in plastica satinata che non mi convince tantissimo. Mi convince invece il lavoro che è stato fatto sui radar rispetto per esempio ad A6, che è l'ultima Audi che abbiamo testato. Sembrano inseriti un pochino meglio in un ordine d'insieme dove i fari full LED matrix fanno veramente la differenza. Vedete qui in copertura la grande capacità di illuminazione, vedete anche la veste grafica di un faro che abbiamo imparato a conoscere nel tempo. La presa d'aria che vi sta facendo vedere Andrea invece è vera, così come sono veri, esatto, questi cerchi da addirittura 22 pollici, nei quali le pinze rosse sono un optional che insomma danno all'idea d'insieme ulteriore sportività e anche aggressività. La vedete in taglio laterale, scampana molto dietro, per cui anche un certo approccio coupé a quello che inizialmente su Q7 sembrava quasi più da furgone, lo diciamo male volutamente. Dentro si sta comodamente, naturalmente tutto e niente, naturalmente ogni settaggio è elettrico, anche quello del volante che si può alzare, abbassare e anche orientare in profondità. Io non ho il minimo problema per la testa, anche grazie a questo tetto in vetro che porta molta luminosità nell'abitacolo. Ho due memorie impostabili direttamente dalla portiera, ho tutto sotto controllo, voi non lo vedete davanti ai miei occhi, ma c'è anche l'head-up display tra i tantissimi optional tecnologici a disposizione su questa Q8, che ha un passo più che sufficiente per portare all'interno 5 persone, e vedete che non ha neanche le cornici attorno alle portiere. Vedete, c'è il doppio vetro, l'insonorizzazione è stata portata a termine in maniera, direi, perfetta. La capacità di carico, la capacità di abitabilità dietro è appunto valida per 3 persone anche della mia stazza. Con il sedile impostato sull'altezza di Andrea vedete che io posso fare viaggi veramente fino ai confini del mondo. Tra l'altro ho i binari degli Isofix che sono facilmente raggiungibili perché sono molto sporgenti, e vedete che qui alla fine del tunnel abbiamo la possibilità di gestire le bocchette del climatizzatore, 2 porte USB e anche la presa 12 volt. In generale questi sono sedili che sono molto versatili. Perché io posso, a seconda di quello di cui ho bisogno anche nel bagagliaio, muovermi sulla slitta secondo una suddivisione 40-20-40, e posso anche andare a lavorare sull'inclinazione dello schienale. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Ecco, posso andare a mettere il sedile esattamente come ne ho bisogno. Taglio posteriore. Come vi dicevo, un approccio un pochino più da coupé rispetto a Q7, i doppi terminali sono finti, il meccanismo di apertura del portellone è elettroattuato, serve una manciata di secondi per aprire il bagagliaio, che rivela una capacità davvero utile per viaggi lunghissimi. Posso anche, grazie alle sospensioni pneumatiche, andare ad abbassare e ad alzare la soglia di carico per essere agevolato con il carico delle borse, per esempio quando vado a fare la spesa. La cosa che mi piace molto di questo bagagliaio è che sotto è stato creato apposta un subwoofer in grado di lanciare che cosa? Di lanciare musica a tutto volume su un impianto che costa 7.700 euro, lo vedremo poi. Dietro, come vi dicevo, abbattibili 40-20-40 sedili posteriori. Posso anche chiudere le serrature, adesso non lo faccio. Ecco, abbiamo chiuso la nostra Audi Q8 50 TDI, che adesso andiamo a provare in compagnia di Andrea. Luca, mi ha appena pretensionato la cintura, ma quanto è dinamica e bella fuori questa macchina. Non sembra così mastodontica, non sembra che pesi oltre 2 tonnellate. Esteticamente mi piace un sacco. Esteticamente molto bella, hanno rispettato le proporzioni che ti aspetteresti da un genere di vettura come questa. Fine. Fine nel senso che è finito il video? No, fine nel senso che... Abbiamo detto tutto? No, da un lato legato alla presentazione, vabbè, ve l'ho già fatta vedere prima, per cui l'idea è questa qua. Probabilmente non l'avrei scelta nera, onestamente. Ma a me invece nera piace, dinamica, sì, con queste luci fantastiche, fanno questi giochi, sai che sono un po' attratto dai LED, sì, un po' come la falena, anche dentro un sacco di linee personalizzabili, bicolore, ma c'è un grande ma. A me questa vettura non ha convinto per il cambio. È un Tiptronic, 8 rapporti, l'avevamo già provato su altre Audi, ma qua è tarato in maniera, non so, strana, pigra, lenta, mi sembra stupido. Cioè, hai bisogno di
potenza, di velocità, stai guidando in maniera dynamic, tra l'altro c'è il Drive Select con più posizioni, ci sono anche quelle da off-road e ovviamente c'è anche il dynamic. Noi in questo momento siamo in dynamic, ma non è mai dynamic, a volte schiacci e 1, 2, 3, ecco, parte adesso. In situazioni magari di emergenza, devi fare un sorpasso, come in questo momento, c'è uno lento davanti, schiacci e va dopo un po' troppo, ma magari sei anche impegnato nelle curve, perché come assetto comunque c'è, l'assetto mi piace, le sospensioni pneumatiche, soprattutto le 4 ruote motrici col differenziale centrale meccanico, le danno una bella ripartizione dei 600 Nm di coppia. Ma questo cambio non c'è, devi usare, ok, al limite le palette, lo puoi mettere spostando la leva a destra in manuale, ma anche lì non è mai graffiante. Diciamo che, correggimi se sbaglio, la stazza e il peso che non noti guardandolo fuori le senti tutte quando la guidi? Guidandola un po', sì, ma neanche da un punto di vista dinamico, ripeto, no. Viene ben compensata dalle sospensioni, dagli ausili elettronici, No, però sì, proprio il cambio è lento. Sì. Vabbè, adesso la metto in manuale, mi avvicino alla rotatoria, perché adesso ti faccio vedere come da un punto di vista dinamico, tra l'altro è già entrato l'ESP per dirci, ehi, forse sta andando un po' veloce, ma c'è, guarda adesso giù tutto l'acceleratore, arriva adesso. La cambiata è un po' ok, è un SUV. Non so, forse le linee esterne così dinamiche tradiscono un po' il fatto che sia una macchina che la metti in autostrada a 130 e sei su un salotto. Beh, ci sarebbero anche le prestazioni, considerando che abbiamo un 3 litri turbo diesel ibrido da 286 cavalli, insomma, che accelera e raggiunge una velocità di punta anche importante, per cui delle prestazioni che sono di tutto rispetto. Però, come dici tu, è il comfort probabilmente l'atteggiamento migliore di questa Q8 e inevitabilmente è quello che devi guardare. Però noi siamo sulle buche in questo momento. Ma quali buche? Vabbè, qua a Montevecchio, cioè, guarda, esco un po' dalla strada, poi magari vediamo se riusciamo a fare del fuoristrada, ma le sospensioni adesso vanno veramente bene. Il finestrino doppio col doppio vetro, tra l'altro bellissimo il fatto che non ci sia la cornice. Insomma, insonorizza tanto, non senti il rumore del motore, pur essendo un diesel non ha il rumore da dieselone, è sempre sommesso. Il comfort è la parola d'ordine e i sedili sono da questo punto di vista comodissimi, belli rigidi, sostengono, secondo me anche dopo un lungo viaggio non danno assolutamente problemi. E in efficiency, mollando, veleggia e fa sentire un po' questo discorso del mild hybrid, forse un po' l'omologazione tirata per i capelli, sinceramente ibrida, perché non va mai ovviamente elettrica, c'è un sistema 48 volt di volano, generatore che fa anche da motorino d'avviamento che recupera energia e quando la cede, quando rallentate in città già dai 20-15 state arrivando al semaforo, spegne il motore e niente, quando andate mollate in efficiency stacca comunque la frizione, quindi si veleggia per lunghi tratti. Ma direi di rimettere in dynamic, ci fermiamo, siamo pronti? Vai. Contro l'acceleratore, vai. Anche qua senti? È un po' parte lento, subito, è un po' lenta. Da 0 a 100 in 6 secondi e 3, velocità massima 2,45. Ovviamente anche il manuale cambia al regime di cambiata, anche se abbiamo il manuale. Ammazza, la frenata c'è? La frenata c'è, non poco, c'è ovviamente anche il beccheggio complice il design della vettura, però ci siamo arrestati veramente in uno spazio estremamente contenuto. Abbiamo anche degli pneumatici enormi, 22 pollici, larghissimi, il che aiutano, strada completamente asciutta, però abbiamo le stive. Abbiamo le stive, non ho fatto nessuno sforzo al pedale, ha capito subito l'emergenza e ha dato la massima potenza frenante, ABS che è entrato giustamente, entrati gli hazard, sulla frenata niente da dire, anche in città molto comoda, sempre aggressiva, ma in città ho una cosa da dire, è una macchina vomitina, l'altra cosa che non mi è piaciuta rispetto al cambio. Sì. Cosa succede quando voi vi avvicinate a un semaforo? Sapete, guida cittadina, vai, start and stop, ti avvicini, freni, quando si ferma fa un po' rimbalza un pochettino ed è quella cosa che io odio. Qua abbiamo le sospensioni pneumatiche, abbiamo tutta una serie di sistemi elettronici, è possibile che non riescano a farla stare bella stabile? È una roba che sembra una stupidata, ma chi la usa tanto in città, soprattutto se ha un passeggero sensibile a questa cosa, lo fa star male. Sì, è vero. Oltretutto, una cosa che ha notato anche mia moglie la prima volta che è salita a bordo, quindi evidentemente non è soltanto una nostra sensazione. E in città, dove tra l'altro perde anche un pizzico di maneggevolezza, perché almeno sulla nostra versione mancano le 4 ruote sterzanti. Ci sono 1000 optional, magari non metteteli tutti, ma quello delle 4 ruote sterzanti mettetelo, perché
È vero che c'è la camera 360, fantastica, perché come abbiamo visto anche su altre Audi abbiamo la possibilità di visualizzare proprio dall'alto la nostra vettura calata nella realtà, e questa per i parcheggi è una cosa fantastica. Possiamo avere anche delle viste, diciamo, predefinite, possiamo togliere il 3D e zoomare sulle varie parti. Tra l'altro questa, essendo anche votata all'off-road, possiamo anche accendere le camere laterali che ci fanno vedere proprio le ruote dove vanno, ma raggio di sterzata con le 4 ruote sterzanti ne avrebbe sicuramente giovato, certo. E quindi sì, un optional che vi consiglio. Parlare del cruscotto, plance materiali, molto simile alla 6 che abbiamo visto pochi giorni fa. A me piace, sinceramente, mi piace il feed che rilasciano questi schermi touch che hanno un click fisico. Mi piacciono un sacco i sedili perché hanno delle regolazioni fantastiche, sia la lunghezza del sedile sia l'apertura delle alette, e te lo puoi proprio cucire su misura, e ha 2 memorie elettriche. O farti fare un bel massaggio. O farti fare un bel massaggio volendo, sì. Dentro al cruscotto centrale, solito anche qua il display elettronico con la mappa oppure le informazioni sul consumi, sulla stazione che sta suonando, telefono, eccetera eccetera, Android Auto, CarPlay, insomma qua siamo nella normalità. La cosa che avrei preferito, magari un passettino avanti, nel senso che ormai questo Virtual Cockpit lo vediamo da tanto tempo sulle Audi, magari anche l'indicatore della temperatura, del carburante e questo occhio qua sopra con le spie principali, non so, magari renderle LCD anche loro, quindi fare una cosa più integrata. Direi che è il passettino che ormai è quasi d'obbligo fare. Beh sì, rimane comunque amplissima l'offerta, c'è anche l'head-up display col solito problema per chi ha gli occhiali da sole polarizzati. Ma perché? Ma siete che gli ingegneri tedeschi non hanno occhiali polarizzati? Aspetta che metto a 40. Vai. Aspetta, è pronto? 40, ho messo in manuale in terza, giù tutto l'acceleratore. Anche qua non ha dato subito la spinta, dopo 2 secondi, vabbè, ovviamente abbiamo 600 Nm di coppia, ma c'è un po' di ritardo tra elettronica, cambio e pedale dell'acceleratore. Devi sempre anticipare quello che vuoi fare con questa macchina, ma di 2-3 secondi, che non sono pochi. È vero, infatti non sono pochi, possono soprattutto fare la differenza. In città consuma, ci consente anzi di percorrere 7 km con 1 litro di gasolio, 10 al limite autostradale, 16 intorno ai 110. Sistemi di sicurezza attivi perfetti, ma manco a dirlo. Ma cosa è? I 2 radar, tra l'altro, davanti integrati meglio che rispetto a 6. Sì, non benissimo, però meglio. Bello il sensore dell'angolo cieco ben visibile, bello il fatto che quando parcheggiate e abbiamo un ciclista che magari ci sta superando, non lo vediamo, si accende la linea qua, e c'è anche un po' di resistenza della portiera. Ho notato questa cosa che secondo me per la sicurezza è fantastica. Assistente di corsia perfetto, vi tiene in mezzo, anche il cruise control attivo con una sorta di traffic jam che capisce chi c'è davanti e ci aiuta a seguirlo. Tutto bene, belle le lucettine touch, bello lo specchietto senza cornice, ma questa è una macchina che costa tanto, certo, un po' ce lo si aspetta. Rispetto alla 6 abbiamo anche il tettuccio enorme in bello, vetro, che bello anche quello, insomma, è di grande impatto. E ragazzi, proviamo un nuovo percorso off-road molto più cattivo del precedente, e allora direi di mettere in off-road il tutto. Sospensioni pneumatiche che alzano tanto la vettura, guarda come si sta alzando, meno male, e che Dio ce la mandi buona, perché abbiamo le estive larghissime e questo è un percorso veramente cattivo. Sai cosa faccio? Vai. Attivo qua l'assistente di discesa, bravo, mollo tutto, in teoria dovrebbe tenerci una velocità 5. tra i 5 e i 6, in questo momento ci sta tenendo 2 o 3, che direi che è molto safe e mi piace questa cosa. Stiamo andando giù molto piano, ma per ora in nonchalance. Secondo me stimo un 70% di inclinazione. Accendiamo anche, direi, le camere, così vediamo in 360 quello che sta succedendo fuori, anche perché la strada è abbastanza strettina, ecco, ma di qui hai tutto lo spazio del mondo. Sì. Ok. Tra l'altro anche un po' infangatina. Qua passo sulla costa e non nel fossino del gomma. Ecco, senti come scivola, però senti come frena le varie ruote, senti come ti tiene lì a 3. Incredibile, cioè la tiene veramente molto bene. Qua sta un pochino largo perché ci sono dei rovi qua a destra, non vorrei ci graffiassero la carrozzeria. No ragazzi, prova di discesa su questa discesa veramente che almeno sarà 70-80% nonchalance. Sì, nonchalance. però. Stavo andando contro
l'albero. Vabbè, giriamo il pratone, proviamo a vedere se sale, perché poi è la salita. Il vero challenge è la salita. Esatto. Retro sul prato, zero problemi. Adesso qua vediamo se il grip qua ci vediamo abbandona. se il grip ci abbandona. Vediamo un po'. Prendo un filino di velocità per evitare di rimanere impantanato. La trazione all road lavora di bestia, schiaccio. Oh ragazzi, per ora non c'è neanche una ruota che slitta. No, forse qualcosa sì, ma la trazione sta veramente lavorando bene. Qua un pochino di crisi, evitiamo l'albero. Qua però ci sono i sassi che ci aiutano nel grip. Sì, i sassi tra ci danno un grip giusto. tra l'altro comodissima su, Sì, devo dire che è estremamente confortevole. Sta assorbendo. E sbuchiamo, attenzione, sbuchiamo sulla strada asfaltata. Direi senza il minimo disagio. senza il minimo disagio, se l'è cavata veramente alla grandissima. Vuoi parlare dei prezzi? Ma sì, dai, Vuoi ci parlare sta. dei prezzi? Allora, vado a prendere il bigino perché ci sono tante cose da dire. Allora, partiamo da 79.000 euro. Le pinze rosse sono optional, come tante altre cose. I LED Matrix costano 1.800 euro. Scusa, LED Matrix che fanno una luce pazzesca. Prendeteli perché sono incredibili. Abbagliante a giorno, ma soprattutto discerne le macchine che sono davanti. Quando ci sono le curve, vi accende la curva, fanno paura. È vero. I sedili S costano 1.300 euro, i profili LED 300 euro costano. Quelli metteteli perché sono troppo belli. Io farei a meno delle DAB display da 1.700 e anche della radio DAB da 500 e forse anche dell'audio Bang & Olufsen da 7.700 allora, euro. L'audio Bang & Olufsen anch'io ne farei a meno, ma la radio DAB, cavolo, ma mettimela di serie, dai. Vabbè. Lane change evoluto 700 euro, la sterzata integrale, quella di cui abbiamo parlato prima, le 4 ruote sterzanti da 1.400 euro. Quindi in sostanza, partendo da 79.000 euro, aggiungendo tutto quello che vi ho appena descritto, tocchiamo quota 100.000 euro. Tanti. È la versione, Andrea, un pochino più carina, un pochino meno, la dico male, furgone, un pochino più coupé se vuoi, di Q7, perché comunque tutti si girano a guardare questo Q8, sì, perché tutti, pensano che sia un Q7, poi vedono la più calandra leggermente diversa, vedono il posteriore diverso e si girano, va detto. Ovvio, sono 100.000 euro per una vettura che dà comunque tanto comfort, l'avete visto in fase di presentazione, lo spazio non manca, secondo me dà anche né prestigio, davanti, né dietro, né nel bagagliaio. È una vettura premium, per cui è inevitabile che abbia questo costo. Non la stiamo difendendo proprio perché, come vi ha raccontato Andrea, non ci sono soltanto luci su questa Q8. Non sceglieremo probabilmente no. Esatto, non aspettatevi una vettura particolarmente dinamica. Io ho provato anche la Urus, sì, che è parente stretta di questa Q8. Certo. Tutta un'altra cosa da un punto di vista dinamico, tutta un'altra cosa, ma secondo me è solamente una questione di tarature, non è che ci sia poi voli pindarici, ovvio il motore non era questo, qua abbiamo solamente questo 50 turbo diesel, non so, dal mio piccolo consiglio ad Audi magari di rivedere e di ampliare maggiormente la differenza tra guida eco, efficiency, ma anche comfort con Dynamic. Dynamic, quando la metto, cavolo, voglio una macchina Dynamic. Un pochino più spinta, un pochino più pronta, un pochino più rapida anche nelle intuizioni e nei cambi del Tiptronic. Vabbè, voi cosa ne pensate? Invece ditecelo su automoto.it, su YouTube, su Facebook, insomma come sempre dove vi pare. Noi ci vediamo alla prossima vettura. Sarà un'altra Audi? Non penso. Ma non lo so, io intanto spengo il sedile ventilato perché per sbaglio l'ho acceso e mi sta venendo il colpo della strega. Ecco, non me ne. Ciao! Ciao!